Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 19 marzo, dove troveremo la luna nuova in pesci. Proprio nel vostro segno voi potreste sentire particolarmente forti queste energie. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna e prima di ascoltare gli oracoli, dal punto di vista astrologico questa luna nuova vi porterà un periodo di speranza, di opportunità, di anche possibilità di liberare il vostro potenziale, di scoprire i propri sogni, la propria vocazione, i desideri, anche nuovi sogni, di riflettere, avviare una ricerca spirituale, di seguire l'intuito, di porre fine a dei conflitti, a una fase di incertezza, ma soprattutto di pensare alle cose più importanti per stabilire delle priorità. Di contro dobbiamo fare attenzione all'instabilità emotiva, alla tristezza, al nervosismo, ai ricordi spiacevoli che riemergono, all'inquietudine, alla mancanza di volontà o impazienza e confusione che ci possono purtroppo portare a prendere delle decisioni affrettate e a vivere dei momenti di conflitto e anche veri e propri conflitti con qualcuno. Quindi meglio prendersi una pausa per riflettere. Andiamo a vedere il vostro primo oracolo che ci parla più o meno delle energie e di un qualcosa, cosa aspettarsi intorno al 4 marzo. Con la luna nera il messaggio è abbastanza chiaro, di opportunità, di progresso, di miglioramento, di cogliere al volo nuovi inizi, oppure c'è qualcosa che ritorna, qualcosa che si riteneva perso, perduto, così anche una seconda occasione. Può essere una persona, può essere anche magari un proposito, un obiettivo che pensavate: "Ma no, questo non ci riuscirò mai a farlo", o per motivi economici volevate fare un viaggio, invece c'è la possibilità di farlo. Quindi ognuno avrà la propria seconda opportunità, possibilità, insomma dipende dai vari aspetti. Quindi già partiamo con una forte indicazione in questo senso, troviamo il Dio del cielo che parla di autorevolezza, di avere la forza interiore per superare qualsiasi cosa. Ci invita alla riflessione sulla nostra direzione, nel senso che bisogna aver chiarezza su dove indirizzare la nostra energia, quindi di dare la giusta attenzione ed energia agli altri e a noi stessi, quindi cercare quell'equilibrio. Ed è vicino un periodo di serenità e anche di gioia. Vediamo adesso l'altro messaggio che arriva dalla carta volo notturno. Ovviamente ci sono alcune circostanze che magari devono essere ancora attenzionate, si deve assestare qualcosa o, c'è ancora una fase di miglioramento che procede pian pianino, però questa carta ci dice che in qualsiasi circostanza sentite, le energie un po' bassine, qualcosa che vi destabilizza e vi porta in incertezza, magari di fare attenzione, di non fidarvi tantissimo di alcune persone o di alcune situazioni, forse c'è bisogno di maggior chiarezza, quindi comunque di stare in guardia per qualcuno o qualcosa, diciamo, in genere, o anche una nuova situazione, quindi consiglio sempre di ascoltare questi suggerimenti per adattare a quello che vivete. Quindi c'è un qualcosa magari anche di molto bello, di molto positivo e però di non credere alle promesse troppo clamorose, troppo eclatanti. È vero che arrivano delle opportunità, però non sempre magari ci sono, opportunità positive. Alcune cose sì,
soprattutto nella prima fase che si possono cogliere, altre insomma di volare un po' bassino, di osservare alcune situazioni, il comportamento di alcune persone proprio per proteggersi o fare la scelta giusta. Adesso andiamo a vedere cosa vogliono dirvi le carte dell'oracolo dello sciamano. Allora, altre indicazioni arrivano da Pachamama, questa indica un'energia, però un'energia che può entrare nella vostra vita, che può aiutarvi a nutrirvi, a rigenerarvi, a trovare serenità, l'abbiamo visto già precedentemente. Potrebbe essere un amore, potrebbe essere sostegno, conforto da parte di qualcuno, potrebbe essere anche una forte energia creativa, di prosperità, di abbondanza che vi può aiutare nelle circostanze quelle più pratiche del denaro, del lavoro, delle vostre finanze. Anche, nuove situazioni di felicità, di gioia, di riconoscenza, di risultati e quindi, direi che è da cogliere in pieno questa energia anche non solo per possibilità, opportunità di, trasmutare, proprio andare a cambiare, a trasformare la paura e i limiti in qualcosa di veramente possibile e disponibile per voi. L'altro messaggio arriva dalla carta Il cuore, del cielo. Ha, a che fare con una fonte di ispirazione. Come vedete, magari visto che siamo partite con varie opportunità, varie circostanze che possono emergere, probabilmente, varie situazioni toccheranno più ambiti, quindi questo lo capirete voi. Abbiamo parlato di quelle un po' meno da cogliere, da lasciare andare, quindi di ascoltare il vostro intuito. Abbiamo parlato di una nuova energia che vi permetterà di trasformare voi stessi e quello che avete intorno, poi anche come aiuto e sostegno da parte di qualcuno, quello sì, e poi anche un'altra fonte di ispirazione, in questo caso un po' più creativa, un po' più quell'impulso che parte dal vostro cuore, non solo come arte, ma anche come capacità di generare situazioni e cose positive, quindi benessere, serenità e abbondanza. Poi vediamo l'ultimo messaggio che arriva da il mondo, inferiore. In questo caso indica lo spazio interiore, l'inconscio. Ci sono delle risposte nascoste, delle cose che sono dentro di voi che in qualche modo magari sono anche dei tesori e delle verità che vogliono emergere, dei tesori che devono essere scoperti. Può essere un potenziale che magari, sentite che vuole emergere e allora forse è il momento giusto, di incamminarsi verso qualcosa di nuovo. Può essere un sogno da realizzare, oppure un qualcosa che riguarda il vostro stesso potere, personale. Quindi in qualche modo ascoltarsi per ritrovare queste potenzialità, queste capacità e anche fiducia, anche una nuova energia, l'abbiamo visto, ma, soprattutto il vostro intuito vi sta dicendo qualcosa, quindi una verità che vuole emergere, che può riguardare sia voi stessi, quello che state vivendo o alcune persone che gravitano intorno a voi. Abbiamo visto proprio un periodo molto, molto, molto intenso di focalizzarvi proprio sin dall'inizio, su queste nuove opportunità che, come già detto, vanno a toccare diversi ambiti della vostra vita. Si vede un'espansione, un miglioramento nettissimo delle opportunità a livello strettamente personale e, lavorativo, quindi nelle cose più pratiche, magari di fare un po' più attenzione alla vita sentimentale e a quella relazionale in genere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!